pizzettine atomiche e poi le riempiamo anche. Cominciamo con 400 g di farina di Manitoba 00, 230 ml di acqua, 4 g di lievito secco, lievito di birra, un cucchiaio di olio extravergine di oliva e 8 g di sale. Cominciamo mettendo la nostra farina in una comoda, capiente, spaziosa bacinella. Ci mettiamo dentro l'acqua e ci mettiamo dentro 4 g di lievito secco, ripeto, è lievito di birra. Potete usarne anche 8 di quello fresco. Lo giriamo e lo lasciamo lì per 5 minuti che si attiva il lievito. Dopo aggiungiamo anche gli 8 g di sale e un cucchiaio di olio extravergine di quello buono. Io non sono un amante della farina di Manitoba, l'ho detto più volte, dico sempre di evitarla, però in questo caso ho fatto un'eccezione. A fine video vi faccio un 10 secondi di video dove vi parlerò un attimo di questa farina e di perché lo usate e soprattutto perché non la uso. Ora impastiamo bene con le bacchette. Quando non ce la facciamo più con le bacchette cominciamo con le mani. Se le dosi, la farina e l'acqua sono tutte uguali, otterrete questo favoloso impasto che dopo pochi minuti sarà bello elastico. Però vedete, c'è il difettino, è leggermente appiccicoso. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che gli manca giusto un po' di farina, ma meno di mezzo cucchiaio, è proprio una spolverata. Gliela aggiungo, adesso sì, adesso va bene. Ancora 2 giri, creo una bella palla rotonda, mettendo la pasta dentro se stessa e la copro con il mio coperchio, sempre lo stesso, sapete che io non amo le pellicole. Lo lasciamo lievitare, deve diventare il doppio, ci vorrà circa un'ora, dipende dalla stagione, dipende dalla farina, dipende dalla temperatura, dipende dal lievito, comunque circa un'ora. Quando vedete che è doppio bello liscio è pronto, un'ora circa. Una leggera spolverata di farina e tiriamo fuori il nostro impasto dalla bacinella. Io vi consiglio di prendere una penna e segnarvi questo impasto, perché con questo impasto voi potete fare anche le pizze normali, la pizza in teglia, la focaccia, il pane, potete fare un mucchio di ricette. Questo è un impasto che è generico, va bene per fare tutto ed è molto 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 morbido. Ora schiaccio leggermente il mio impasto senza fargli uscire l'aria, lo arrotolo per avere una forma regolare a cilindra e lo taglio in 6. Vengono 6 belle pizze morbide molto sostanziose, però se volete tagliarlo e farle anche molto più piccole potete farlo anche in 12. Creo delle belle palline rotonde. Metto le mie palline direttamente su una teglia con sotto la carta forno, che poi sarà la teglia che andrà direttamente nel forno, però prima bisogna farle lievitare un'altra volta. Quindi le copro, ci vorrà circa un'ora, anche qui dipende un po' da temperatura, da mille cose. Mentre lievitano mi preparo gli ingredienti. Siccome sono delle pizzette mi preparo il pomodoro leggermente salato con sopra dell'origano, una fogliolina di basilico del mio giardino e un goccino di olio extravergine di oliva. Preparo anche della mozzarella fior di latte. Naturalmente io faccio le pizzette perché sono più gustose, più saporite, a me piacciono moltissimo, ma se volete potete anche lasciarle bianche, gli mettete solo un goccino di olio e un pochino di sale grosso sopra e fate delle focaccine. Preparo una bacinella di acqua dove metterò dentro le mie manone. Guardate come faccio, le schiaccio con un solo movimento, senza cacciarci dentro le dita a fare mille buchi, un solo movimento, schiaccio forte con la mano bagnata verso il basso e creo le mie pizzette. Come dicevo potete farle anche più piccole, non cambia niente. Ci metto sopra una bella quantità di pomodoro perché a me piace così. Fate come volete, come preferite. E ci metto 3 pezzi di mozzarella fior di latte, senza esagerare perché dopo si gonfiano, scioglie la mozzarella e va in giro mozzarella dappertutto. Quindi poca mozzarella. In forno già caldo, a 230 gradi per 13 minuti. Intanto mi preparo gli ingredienti per farcire le mie pizzette, perché sì, le voglio fare anche farcite all'interno come dei panini, quindi verdure, insalate, affettati, formaggio, quello che preferite. Ma le potete mangiare anche così, sono favolose, solo che è d'estate, da portare in spiaggia, da portare in giro, da mangiare in giardino alla sera. Ecco, mi è venuto lo sfizio di farle ripiene. Ci mettete dentro una fetta di mortazza. Io ci metto le verdure alla griglia perché io sono un verduraio, a me piace la verdura. Le taglio che sono ancora calde e filanti perché non ho pazienza di aspettare, anche perché ho detto ai ragazzi che hanno fame e se non metto lì una pizzetta se le fregano.
Ma guardate che morbidezza, è l'inno della morbidezza questa roba qui. Allora, una bella fettona di lattuga del mio giardino, poi ci metto dei pomodori, poi potete metterci dentro del tonno, della cipolla, roba cotta, roba cruda, dell'affettato, del prosciutto, perché gli piace il prosciutto, del salame, delle melanzane. Mettete dentro quello che volete. Salse non servono perché il pane è davvero, guardate, è morbidissimo. Poi vabbè, se volete metterci maionese, ketchup, metteteci quello che volete. Ora passo la linea un attimino in ufficio così vedete il mio bel faccione, perché vi devo assolutamente dire una cosa riguardo le farine Manitoba e il loro utilizzo, perché sapete che io queste cose ci tengo. Chi segue il mio canale sa che non amo le farine raffinate, soprattutto la Manitoba, perché manda sulla glicemia, perché non ha niente di nutrizionale, il cuore del grano è acqua fresca e fa ingrassare, dà un mucchio di problemi. Però importante, come in tutte le cose, non bisogna esagerare, quindi ogni tanto si può fare. Perché ho usato la farina di Manitoba? L'ho usata perché sono sceso a compromessi, perché per ottenere questo risultato in questi tempi bisogna usare questo tipo di farine. Non succede mica niente, non muore nessuno, però io raccomando sempre l'utilizzo delle farine integrali per la nostra alimentazione. Qualche volta usiamo anche le 00, soprattutto per la pasticceria, oppure per fare queste cose che devono restare morbide a lungo, devono dare dei risultati piuttosto veloci. Basta non esagerare. Con questa piccola notifica io vi saluto tutti, vi ringrazio, lasciate il like perché così almeno il mio povero canale sale un pochino, e se volete iscrivetevi. Un caro saluto da Gabriele.